risposta. E io non faccio una questione personale, per questo dicevo, parto dalla mia esperienza, questo è chiaro, perché non la assolutizzo come esperienza, però per farvi capire la ricaduta istituzionale che ha questa esperienza. Non è una cosa da poco, perché noi siamo il 50% in Italia e che il 50% delle giudici donne in Italia, ma ripeto, questo è un problema che a mio avviso per gli incontri che ho fatto in Italia, nelle scuole, nelle università, con le imprenditrici, con le politiche, con le giornaliste, ovunque è così. Ovunque è così. Mi diceva una giornalista che lei quando va a fare un'intervista pensa a lungo come si deve vestire, per paura che l'interlocutore, quando è un uomo, possa pensare qualcosa se si veste in un modo, se si veste in un altro, se si mette i tacchi, se si mette il rossetto, se si mette il rímel, se non lo mette, se si pettina, se non si pettina, se ha gli orecchini, se non ce li ha. Un giornalista uomo esce e basta. E questo incide su quella giornalista, a mio avviso, sulle sue domande, sull'atteggiamento che ha rispetto al suo interlocutore, perché c'è un pregresso rispetto a quel confronto che comunque entra dentro di te e ci fa i conti. Allora, e voglio concludere per ascoltare le vostre riflessioni, e anche per 20 anni io mi sono trasformata in un uomo. In udienza la mia voce cambiava, ora non lo faccio più. Io sono una persona che sorride nella vita. Io in aula non ho sorriso mai. Il mio modo di vestire, il mio modo di essere, sempre i pantaloni, la chiusura, non consentire neanche minimamente nell'apparenza, dovevo farmi uomo, alzare la voce, essere aggressiva, essere quello che io non ero. Quale violenza ho subito sotto il profilo culturale ed istituzionale perché nella mia aula entrasse qualcuno e mi riconoscesse come giudice. Questo ha una ricaduta, ripeto, sulla qualità della risposta giudiziaria, perché se io sono tanto vittima del pregiudizio da sapere che mi si riconosce come giudice solo se mi faccio uomo e mi trasformo in un uomo, questo non mi consente di essere appieno un giudice privo di pregiudizi. Questo è il problema culturale che sto cercando di discutere, sul quale sto cercando di ragionare nel mio paese con grande difficoltà, perché vuol dire accettare di appartenere al pregiudizio, di saperlo, di conoscerlo, di vederlo, e però se questo passaggio non si fa, il pregiudizio non si supera, non piace, non è facile da dire, per questo parlo in italiano, perché in italiano ho più strumenti per farvi capire questo ragionamento che fatto da un giudice è molto complicato. Spero di essere stata chiara nell'averlo espresso e vi ringrazio davvero di consentirmi un confronto ad un livello diverso da quello che io trovo nel mio paese, per capire se è un profilo culturale che è chiuso nel nostro confine territoriale o al contrario è un interrogativo che ci dobbiamo porre a tutti i livelli e in tutte le latitudini geografiche, perché possa avere
un ritorno, non per le donne, ripeto, perché io ci tengo molto, non solo e non tanto per le donne, ma ripeto, vista dal mio punto di vista di giudice, per la riconoscibilità e per la serietà e per la tenuta dell'istituzione giudiziaria che è composta da uomini e da donne. E di questo e da questo non può e non deve prescindere, perché solo uomini e donne insieme, senza il pregiudizio reciproco, scusate, possono consentire alla magistratura, alle istituzioni europee, alle istituzioni di ciascun paese di essere credibili davvero. Grazie per l'attenzione.